Buongiorno a tutti amici, oggi ho pensato di parlarvi di questa vecchissima serie di film per la TV per ragazzi, molto riuscita sullo schermo quanto sfortunata per quanto riguarda le sorti dei protagonisti. Tra l'altro avevo già fatto dei video simili sugli attori di altre serie, se ve li siete persi ve li lascio qui sotto. E sto preparando un video su una serie tra le più amate degli anni 70-80, prossimamente su questo canale. Cominciamo. Le simpatiche Canarie, or Gang o The Little Rascals nella versione originale statunitense, è un serial cinematografico girato tra il 1922 e il 1944. È probabilmente uno dei prodotti più riusciti e più longevi di Hollywood. L'idea iniziale del produttore, Al Roach, lo scopritore tra l'altro di Stanlio Olio, era mostrare al pubblico il comportamento naturale dei bambini tramite dei cortometraggi divertenti, spesso legati tra loro, della durata di circa 30 minuti ciascuno. La serie aveva diverse peculiarità, fu il primo prodotto cinematografico con un cast composto quasi interamente da bambini, nonché tra i primissimi ad annoverare nell'organico degli attori afroamericani contratto in un periodo storico in cui spesso i pochissimi attori neri del cinema a stelle e strisce non venivano retribuiti o erano pesantemente sottopagati. Simpatiche canaglie ebbe sin da subito un successo enorme negli Stati Uniti e continuò ad averne anche dopo la fine delle riprese. Negli anni 50 la serie fu trasmessa con profitto da diverse emittenti televisive americane, mentre intorno agli anni 80 varcò i confini nazionali, arrivando in molti paesi del mondo, Italia compresa. Infatti non so se ve la ricordate, io negli anni 80 me la ricordo, riuscendo incredibilmente a replicare il clamore ottenuto in patria decenni prima, circa 50 anni prima, pensate. L'enorme popolarità della creatura di Al Roach generò diversi spin-off e in più una rivisitazione. Spicca per fama Piccole canaglie del 1994 di Penelope Spheeris, che vanta nel cast persino Donald Trump, il padre cinematografico di uno dei pestiferi marmocchi. Pensate addirittura. Sembra un quadro a dir poco idilliaco, ma non è tutto oro quel che luccica. Qualcuno anni dopo arrivò a ipotizzare che sulle simpatiche canaglie gravasse una sorta di maledizione. Nessun componente del cast, oltre 30 bambini, nonostante la celebrità della serie, riuscì a diventare un attore professionista di buon livello. E per giunta moltissimi piccoli interpreti finirono malissimo, tra povertà, tumori, infarti e morti violente, anche e soprattutto premature. L'unica eccezione che conferma la regola è Robert Blake, nome d'arte di Michael James Gubitosi, attore affermato soprattutto in patria per circa 6 decenni, morto quasi novantenne del marzo del 2023, scusate. Anche se nel 2001 affrontò un processo per uxoricidio al termine del quale fu assolto. Nemmeno lui, insomma, riuscì a evitare al 100% il maleficio. La storia di vita più controversa tra le tante biografie da brivido dei giovanissimi interpreti della fortunata serie cinematografica hollywoodiana è quasi certamente quella di Carl Schweitzer, Alfa Alfa. Nato nel 1927 a Paris, un villaggio rurale dell'Illinois, il nostro divenne il nel 1934 si recò insieme alla sua famiglia in California a far visita dei parenti. Tra le tappe della gita c'erano gli Al Roach Studios di Los Angeles. A un tratto lui e suo fratello maggiore Harold cominciarono a cantare e ballare come facevano spesso a casa, proprio nel momento in cui il produttore era nelle vicinanze. Il resto è facilmente immaginabile, furono ingaggiati entrambi e debuttarono nel 1935 nell'episodio intitolato La fortuna del principiante. Harold sparì dopo poche puntate, mentre Carl, al contrario, gradualmente divenne il protagonista assoluto di moltissimi cortometraggi, praticamente oscurando tutti gli altri piccoli colleghi, e prese il nome d'arte di Alfa Alfa. Nel 1940 Schweitzer abbandonò Simpatiche canaglie per sopraggiunti limiti di età. Visto il piccolo di popolarità, sarebbe stato lecito ipotizzare per lui quantomeno una discreta carriera nel mondo di Hollywood anche da adulto, ma le cose andarono diversamente.
come è stato anche per Arnold, vi ricordate che ne abbiamo già parlato in un altro video. Carl, come accade non di rado, rimase ingabbiato nel personaggio che l'aveva reso noto al grande pubblico. Dall'essere il buffo frugoletto col ciuffo ribelle, divertente e simpatico in quanto piccolo e imbranato, Schweitzer si trasformò in un giovane uomo bruttino e dalle capacità attoriali abbastanza mediocri. Il tutto in un momento storico in cui nel cinema, soprattutto quello americano, i belli nella maggior parte dei casi erano i protagonisti, mentre gli altri erano frequentemente relegati a fare tutto il resto, i cameo, i cattivi, i ruoli di secondo piano, eccetera. Carl arrancò tra comparsate e piccole parti, sino ad arrivare nella prima metà degli anni 50 ad avere la necessità di trovare un lavoro convenzionale per mantenersi. Nel 1954 divenne una stale venatoria dell'area californiana della Sierra Nevada. Nello stesso anno, dopo un appuntamento al buio, sposò Diantha Collingwood, una delle eredi del patron della Collingwood Grain Incorporated. Per l'ex chill star, quel matrimonio rappresentò una sorta di occasione per riscattarsi. La facoltosa famiglia di sua moglie, viste le pesanti difficoltà economiche della giovane coppia di sposi, per giunta con un figlio in arrivo, nel 1956 affidò a Carly signora la gestione di una fattoria nel Kansas. Durò ben poco, dopo appena un anno, nel 1957 i due divorziarono e Schweitzer si trasferì nuovamente in California, tornando a svolgere il suo vecchio mestiere e cercando inoltre di arrotondare lavorando anche in un bar di Studio City, un quartiere di Los Angeles ubicato nella San Fernando Valley. Vicissitudini fecero finire Carl nella morsa della depressione, a causa della quale sviluppò diverse dipendenze, alcol, anfetamine e oppiacei, che accentuarono i tratti più sgradevoli del suo carattere e soprattutto l'aggressività. Come capitò anche ad Arnold, se ricordate ne ho già parlato in un altro video, come dicevo prima, ve lo lascio qui sotto. Nel gennaio del 1958, dopo una rissa, Schweitzer fu colpito da un proiettile mentre ricasava a bordo della sua auto. Pochi mesi dopo fu condannato a un anno di reclusione per aver abbattuto illegalmente degli alberi protetti. Agli inizi del 1959 Carl chiese un prestito a un suo conoscente, Moses Samuel Bud Stills, un cane addestrato da utilizzare in una battuta a caccia all'urso. L'animale, lanciato all'inseguimento di una preda, si perse nel bosco. Schweitzer offrì una ricompensa di $35 per il suo ritrovamento. Pochi giorni dopo un uomo riportò il prezioso cane da caccia a Carl presso il bar di Studio City in cui lavorava. L'ex protagonista di Simpatiche canaglie consegnò al benefattore $35 promessi e gliene offrì anche altri 15 in alcolici per un totale di $50, oltre $500 di oggi. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma, e invece no. Alfa Schweitzer sviluppò una convinzione. Bud Stills avrebbe dovuto restituirgli i soldi, il proprietario del cane, ricordate. Il 21 gennaio del 1959, intorno alle 19, Carl, insieme al suo amico Jack Pyatt, si presentò con fare molto minaccioso al domicilio di Stills nella località di Mission Hills. La villa apparteneva alla moglie di Moses, in quel momento non presente, ed era abitata anche da Tom Corrigan, figlio di primo letto della donna, e di Ray Crash Corrigan, attore di B-movies, soprattutto western, tra gli anni 30 e gli anni 40. Fra gli uomini nacque immediatamente una lite, al termine della quale Carl Schweitzer si ritrovò con un proiettile nell'addome. Trasportato d'urgenza in ospedale, l'attore morì dissanguato poco dopo, all'età di soli 31 anni. Processuale invocò la legittima difesa e raccontò la seguente versione. La sera del 21 gennaio 1959 Schweitzer piombò davanti all'ingresso di casa sua, gridando «Apri o sfondo la porta». Una volta entrato, seguito dal suo amico Pyatt, Carl avrebbe intimato a Stills di restituirgli il denaro. Dopo il suo rifiuto, i due intrusi avrebbero cominciato a picchiarlo, provocandogli una ferita alla testa. Bud, in preda al panico, si sarebbe rifugiato nella sua camera da letto, prendendo da un cassetto un revolver calibro 38, per poi ritornare di fronte ai suoi aggressori con l'intenzione di cacciarli.
A quel punto Carl avrebbe cercato di disarmarlo senza successo e subito dopo, in preda alla rabbia, Schweitzer, tirando fuori un coltello a scatto, avrebbe gridato: "Adesso ti ammazzo". Temendo per la sua vita, Stiglitz avrebbe quindi aperto il fuoco contro l'attore uccidendolo. Il racconto di cui sopra divenne poi la versione ufficiale e l'assassino di Alfa Alfa fu assolto. Nel 2001 il già citato figliastro di Stiglitz, Tom Corrigan, in un'intervista espose la sua versione dei fatti, abbastanza diversa da quella resa dal suo patrigno, morto nel 1983, in tribunale decenni prima. Tom confermò quasi tutto l'inizio della vicenda, ma smentì la parte cruciale che aveva permesso a Bud di ottenere la soluzione. Secondo Corrigan, Carl Schweitzer e Jack Pyatt avrebbero cercato di andare via dopo un colpo accidentale partito dalla pistola di Stiglitz. Bud avrebbe quindi colpito il fuggitivo Schweitzer per poi minacciare Pyatt, che si sarebbe salvato dalla morte solo al sopraggiungere dei soccorsi chiamati dai vicini. Il coltello a scatto citato in aula era probabilmente in realtà un temperino, tra l'altro forse scivolato accidentalmente dalla tasca di Carl mentre si accasciava. Fu trovato chiuso sul pavimento nel punto in cui cadde l'attore dopo essere stato colpito dal proiettile. Secondo Tom Corrigan, insomma, il 21 gennaio del 1959 il suo patrigno avrebbe quindi commesso un omicidio volontario. Anche Harold, il fratello di Carl, pur avendo recitato solo in pochissimi episodi di Simpatiche canaglie, non sfuggì alla cosiddetta maledizione. In età adulta diventò un elettricista manutentore e nell'aprile del 1967 uccise un suo cliente dopo una discussione. Subito dopo, divorato dal pentimento, si diresse in auto verso una zona desolata e si suicidò. Aveva 42 anni. Sulla controversa morte di Alfa Alfa Schweitzer nacquero diverse leggende metropolitane, teorie del complotto più che altro, anche e soprattutto perché l'ex attore bambino era un massone. Bene amici, anche per oggi ho finito, grazie per la visione, a presto, ciao.